Ehi marmaglia, direi che ci siamo. È arrivato il momento di tirare le somme e fare un riepilogo dei migliori giochi VR che sono stati rilasciati nel corso del 2023. Anno veramente ricco per la VR, soprattutto per quella standalone, che grazie all'arrivo del Quest 3 ha permesso di avere esperienze migliori anche dal punto di vista grafico. Se volete sapere quali sono i 10 migliori giochi VR di quest'anno, guardate questo video fino alla fine e poi fatemi sapere tra i commenti se siete d'accordo, oppure se c'è uno o più giochi che avreste voluto inserire in questa lista. Partiamo subito. Al 10° posto Hubris, un'avventura in cui azione ed esplorazione sono le componenti principali. Visiterete un mondo alieno in fase di terraformazione impersonando una recluta dell'ordine dell'oggettività alla ricerca dell'agente Siana. Potrete creare armi per combattere le altre fazioni, chiaramente ostili, che vogliono impadronirsi dei segreti dell'ordine. Hubris è disponibile in lingua italiana con testi e sottotitoli su Visual Quest, PC VR e PSVR 2. But we clearly don't have the time. Al 9° posto Dungeons of Eternity, un dungeon crawler in cui dovrete formare una squadra per esplorare i diversi scenari, combattere le orde di mostri che li abitano e recuperare i tesori nascosti, aumentando la vostra esperienza e le risorse per migliorare il vostro equipaggiamento. Sembra la routine di un qualsiasi gioco del genere, e lo è in effetti, ma Dungeons of Eternity ha offerto qualcosa di speciale fin dalla sua uscita, la possibilità di non essere vincolato a una classe e poter utilizzare invece tutte le armi e le abilità disponibili. Multiplayer cooperativo fino a 4 giocatori, ottimo comparto grafico e tanto divertimento. Disponibile solo su Visual Quest. Ottava posizione Dead Hook. Quando Doom Eternal diventa un roguelike, ecco Dead Hook, sparatutto frenetico e brutale nel quale potrete usare 2 rampini per dondolare e volare da un punto all'altro dell'arena e fare a pezzi i demoni che cercheranno di fermarvi. Più si avanza nelle numerose arene, più aggressivi e numerosi diventano i vostri nemici, ma al tempo stesso più potente è l'arsenale che sbloccherete, con possibilità di potenziarlo. Ogni arena presenta una sfida diversa e ci saranno dei bonus o dei malus a rendervi le cose più facili o difficili. Col nuovo aggiornamento è ora possibile prendere i corpi dei demoni e farli a pezzi a mani nude. Disponibile su Visual Quest e SteamVR, e una versione per PSVR 2 dovrebbe arrivare nel 2024. In 7ª posizione Stride Fates. Stride è il miglior gioco di parkour in VR e da sempre chi lo ha giocato non ha desiderato altro che una modalità campagna. Stride Fates ha esaudito il desiderio di tutti noi perché non solo ci fa vivere una storia con combattimenti acrobatici e corse tra i tetti dei palazzi, ma lo fa in un gioco tutto nuovo, con grafica incredibile e meccaniche migliorate. Stride Fates è disponibile su Visual Quest e SteamVR. That's not how I imagined work at Sky Chase. Every day brings a new discovery. Al 6° posto The Light Brigade. È un roguelike sparatutto che vi mette nei panni di un soldato della Brigata della Luce. A vostra disposizione ci sono diverse classi tra cui scegliere, ognuna di esse con armi e abilità specifiche. Lo shooting preciso e la grafica leggera fanno di questo gioco un titolo al quale è difficile smettere di giocare, e la natura procedurale di questo titolo è fatta per non annoiare il giocatore nei molti tentativi richiesti per completare il gioco. Disponibile in italiano, con testi e sottotitoli, su Visual Quest, PSVR 2 e SteamVR. Siamo alla top 5 e in 5ª posizione troviamo Propagation Paradise Hotel, che vi porta in un hotel infestato da zombie nel quale dovrete cercare vostra sorella, bloccata da qualche parte ai piani superiori. Lo stile è degno dei classici Resident Evil e anche l'impronta survival horror vi spingerà a fare economia di colpi e preferire la fuga. Per poter procedere è necessario risolvere numerosi enigmi, trovare chiavi e aprirvi la strada in modo creativo. Il tutto mentre venite braccati da folti gruppi di zombie. Propagation Paradise Hotel è disponibile in italiano con testi e sottotitoli su Visual Quest, SteamVR e PSVR 2. Are you ready? Can we go now? Okay, let's go.
Looks like In quarta posizione Vampire the Masquerade Justice. È il primo capitolo in VR della saga di Vampire the Masquerade, opera di giochi da tavolo, libri e videogiochi che ha dato vita al mondo di Tenebra di cui fanno parte altre opere horror come Wraith di Oblivion. Justice è il nome del protagonista, un vampiro che cerca vendetta per il suo master ucciso da un killer misterioso e con il compito di recuperare una reliquia sacra dei vampiri. Le indagini lo porteranno in Italia, a Venezia, dove dal silenzio delle ombre dovrà eliminare i suoi nemici uno dopo l'altro. Disponibile su Visori Quest, PSVR 2 e a breve anche su Steam VR. Sul podio, in terza posizione, Arizona Sunshine 2. Il primo capitolo non mi è mai piaciuto molto, anche all'epoca della sua uscita non brillava per meccaniche, grafica e soprattutto per il doppiaggio in italiano, ma era uno dei pochi del genere con multiplayer cooperativo. Il secondo capitolo ha mantenuto solo uno di questi aspetti, la coop, ma per il resto è completamente rinnovato, con una grafica che è tra le migliori dei giochi del 2023, una storia folle, uno shooting semi-arcade molto divertente e veloce e una lunga avventura in compagnia di un amico a quattro zampe. Questo è un titolo da avere assolutamente, disponibile in italiano, con testi e sottotitoli su Visori Quest, PCVR e PSVR 2. God damn it! You know it's wild, buddy. Every person I meet wants to rip my head off and eat my brains. Al secondo posto Assassin's Creed Nexus, uno degli unici 2 AAA in VR del 2023 ed è il primo capitolo in VR della saga di Assassin's Creed. Ubisoft è riuscita a portare in maniera magistrale tutte le meccaniche che hanno reso famosa questa serie e ci fa vivere 3 storie contemporaneamente, facendoci giocare come Ezio Auditore, Cassandra e Connor, passando da un'epoca all'altra per recuperare i frammenti dei loro ricordi, per trovare una reliquia che consentirebbe di prevedere il futuro. La lotta contro i Templari in VR è possibile solo su Visori Quest. Not bad for your first time in the Animus. What brings you to Lillos? I'm in search of a treasure. The story goes. E al primo posto, signore e signori, Sua Maestà Asgardwrath 2. Forse non dovrebbe nemmeno essere in questa lista perché dal punto di vista tecnico non si può nemmeno paragonare agli altri titoli citati in questo video. È senza dubbio il miglior gioco del 2023 e il miglior gioco VR in standalone in assoluto. L'anno zero della VR senza PC, l'Alyx dei Visori Quest. Un gioco che si può capire solo giocandolo e si può fare solo su Visori Quest e qualche giorno fa ha perfino ricevuto un miglioramento grafico su Quest 3. Una storia divina, basata sulla vera mitologia dell'antico Egitto. Gameplay ricco, vario e con meccaniche non troppo impegnative. Epicità in ogni granello di sabbia, nemici enormi da affrontare, abilità da migliorare, equipaggiamento da potenziare. Ogni parola è superflua. Non si potrà dire di aver provato la vera esperienza VR senza aver giocato Asgardwrath 2. Dutiful guardian, here to right your wrong. Prima di concludere faccio una menzione speciale a Darksword Battle Eternity, un RPG fantasy con meccaniche di combattimento arcade, suddiviso in 3 aree, ognuna di esse articolata in una serie di arene nelle quali mostri e nemici sempre più forti vi renderanno la vita difficile. L'obiettivo è quello di arrivare al boss finale di ogni area e sconfiggerlo. Offre anche una modalità multiplayer cooperativo a 2 giocatori e merita di essere giocato, se vi piacciono le ambientazioni fantasy e boss giganteschi da affrontare. Grazie per la visione completa del video e fatemi sapere tra i commenti se vi è piaciuta questa lista, se siete d'accordo con l'ordine in cui li ho messi o se volete aggiungere qualche titolo ai migliori giochi VR del 2023. Ricordate che ognuno di questi giochi può essere acquistato al 25% di sconto entrando nel gruppo Telegram che trovate nel primo commento, nel quale ci sono tutti i link dei miei giochi. Basta entrare nel gruppo, fare la ricerca del gioco che state cercando oppure sfogliarli un po' tutti, cliccare sul link del gioco e al momento del pagamento verrà applicato direttamente lo sconto. Like, iscrizione e continuate a seguire, supportate il canale tramite il super grazie. Da bene è tutto, un saluto e un buon 2024, Marmaglia.